tutti e bentornati sul canale di Dolce Vita. Per il progetto di oggi ho scelto questo bellissimo prodotto. Parliamo della fantastica cake Miami Lux della Mistricot Filati. Questa cake è il nuovo filato estate 2021. Sono cake da 150 grammi per circa 560 metri ed è composto da 97% cotone e 3% poliestere. Sono colori sfumati tono su tono, dal rosa chiaro al rosa scuro. Vedete, bellissimo veramente. È un filato che presenta del lurex, ma nonostante questo si presenta al tatto bello morbidissimo. È perfetto per realizzare tutto quello che riguarda l'abbigliamento. Questa cake e tanti altri prodotti li potete trovare sul sito di Filati Romance di Lisa Davi. Ci serviranno anche dei bottoni. Questi sono appunto bottoni artigianali in pasta polimerica. E poi vi voglio far vedere questi bellissimi segnapunti. Guardate che carini. Questi sono segnapunti decorati a mano a tema gomitolo. Ogni set è composto da 6 segnapunti e li potete trovare appunto sul negozio di Lisa Davi. Giù in descrizione vi metto i link diretti di questi prodotti che sto usando. Il mio progetto lo lavoro con l'uncinetto del 3,5. Detto questo, io direi di passare al tutorial. Allora, prendiamo il filo e l'uncinetto e avviamo il nostro lavoro. Io sto facendo una taglia SM e sto montando 118 catenelle multiplo di 3. Se voi dovete fare una taglia in più o montate più catenelle all'inizio, quindi multiplo di 3, andate di 3 in 3, o lasciate le catenelle che i 118 catenelle e andate avanti con più giri nello sprone. 1 2 3 4 5 6 7 8 9. Allora, montate le mie 118 catenelle. Vi ricordo che sto facendo una taglia S ed è un multiplo di 3. Andiamo a fare 2 catenelle. Prendo il filo sull'uncinetto, entro nella quarta dall'uncinetto e vado a fare la seconda maglia alta. Andiamo a fare tutta la riga di maglie alte. Abbiamo 118 catenelle, dobbiamo andare a fare 118 maglie alte, poi ci vediamo qui per continuare. Le mie 118 maglie alte, a questo punto andiamo a dividere le nostre maglie. Le nostre maglie io li divido in questa maniera, quindi farò 18 e 18 per i pannelli piccoli, 20 per le maniche e 38 per diciamo il pannello grande dietro. Va bene? Quindi andiamo a contare 18 maglie: 2 4 6 8 10 12 14 16 18 e qui viene l'aumento, quindi sarebbe questo. Adesso 20 maglie: 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20. Nella 21esima vado a mettere il segnapunti e sarebbe questo. Poi 38 per il pannello grande: 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 32 34 36 38 e vado a mettere nella 39esima maglia, vado a mettere un segnapunti, quindi nella maglia dove viene l'aumento. Adesso conto 20: 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 e 21. Nella 21esima vado a mettere il segnapunti. Ok, quindi qua dove abbiamo messi i nostri segnapunti devono venire i nostri aumenti. Quindi il primo giro andremo a fare un giro di maglie alte e poi andiamo a dividere il nostro sprone. Lo andiamo a dividere: 18 per i pannelli piccoli, 1 per gli aumenti, i 4 aumenti, 20 per le maniche e 38 per il pannello grande. Ok, quindi partiamo con il nostro motivo. Il motivo è un multiplo di 3.
faccio una catenella e volto il lavoro. Nella prima maglia vado a fare una maglia alta, prendo il filo sull'uncinetto, salto 1 2 e vado nella terza maglia e vado a fare un punto V, quindi maglia alta, catenella, rientro di nuovo e vado a fare un'altra maglia alta, quindi un punto V. Prendo il filo sull'uncinetto, salto 1 2, vado nella terza e vado a fare un punto V, catenella e punto V. Prendo il filo sull'uncinetto, salto 1 e 2, vado nella terza e faccio il punto V, catenella e punto e maglia alta. Quindi continuiamo a fare i punti V fino ad arrivare al marcapunti e poi ci vediamo qui per continuare. Allora, sono arrivata al segnapunti, tolgo il marcapunti, prendo il filo sull'uncinetto, salto 1 e 2, entro e faccio il mio primo aumento, quindi faccio maglia alta, catenella, rientro, maglia alta, catenella, rientro nuovamente e vado a fare un'altra maglia alta, quindi questo è il nostro aumento, e mi marco la maglia centrale, che qui nel giro successivo andremo a fare l'aumento. Prendo il filo sull'uncinetto, salto una maglia, 2 maglie, entro nella terza e faccio il punto V, filo sull'uncinetto, salto 1 2, entro nella terza e faccio il mio punto V, salto 1 2, vado nella terza e faccio il punto V, maglia alta, catenella e maglia alta, salto 1 e 2, vado nella terza e faccio il punto V. Quindi andiamo a lavorare il punto V e ci vediamo al prossimo aumento. Arrivati all'aumento, tolgo il mio marcapunti, prendo il filo sull'uncinetto, salto 1 2, entro e vado a fare l'aumento, quindi maglia alta, catenella, maglia alta, catenella e maglia alta, e mi segno la maglia centrale qui e continuo a lavorare i miei punti V. Questa è la parte, diciamo, lunga, la parte delle spalle. Andiamo a fare i miei punti V, quindi salto 1 2, maglia alta, catenella, maglia alta, prendo il filo sull'uncinetto, salto 1 2, vado nella terza, maglia alta, catenella e maglia alta. Quindi continuiamo con i punti V fino ad arrivare al prossimo marcapunti e ci vediamo qui per continuare. Arrivati al segnapunti andiamo a fare l'aumento, quindi tolgo il mio segnapunti, prendo il filo sull'uncinetto, salto 1 2, entro e vado a fare maglia alta, catenella, maglia alta, catenella e maglia alta. Quindi continuiamo a fare i nostri punti V, quindi qui andremo a fare l'aumento e poi andremo a fare tutti i punti V, quindi continuiamo con i punti V fino a terminare la riga e ci vediamo qui per continuare. Dunque, terminato la riga, andiamo a fare il prossimo giro. Faccio una catenella e giro il lavoro e vado a fare la prima maglia alta. Prendo il filo sull'uncinetto, entro nella prima maglia e vado a fare una maglia alta. Prendo il filo sull'uncinetto, entro nel primo punto V e vado a fare un punto V, maglia alta, catenella e un'altra maglia alta presa nello stesso punto, quindi punto V su punto V, filo sull'uncinetto, entro nel punto V successivo e vado a fare un punto V, quindi maglia alta, catenella e maglia alta, filo sull'uncinetto, punto V successivo, un altro punto V, quindi è tutto di punto V,
Quindi continuiamo a fare i punti V e ci vediamo a marcapunti per continuare. Arrivati all'aumento, quindi c'è l'aumento 1 che già l'abbiamo fatto e l'aumento 2 che adesso vi spiego con un pezzettino di foglio. Nell'aumento 1 ho fatto maglia alta, catenella, maglia alta, catenella e maglia alta nell'aumento 1. Nell'aumento 2, che poi andiamo a ripetere sia l'aumento 1 che l'aumento 2, le andiamo a ripetere. Nell'aumento 2 andremo a fare, nella catenella andremo a fare un punto V, quindi maglia alta, catenella, maglia alta. Nella maglia centrale andiamo a fare un altro punto V e nella catenella un altro punto V. Quindi questo è l'aumento 1 e l'aumento 2. Nel giro successivo andiamo a ripetere il numero 1, nel giro successivo ancora andiamo a ripetere il 2, quindi alterniamo sia l'1 che il 2. Ok, quindi adesso dobbiamo andare a fare il 2 perché l'aumento 1 l'abbiamo fatto. Togliamo i marcapunti e andiamo a fare l'aumento 2. Prendo il filo sull'uncinetto, entro nel primo spazietto della catenella e vado a fare un punto V, quindi maglia alta, catenella e maglia alta. Prendo il filo sull'uncinetto, entro nella maglia alta centrale qui e vado a fare un punto V. Entro nello spazietto della catenella e vado a fare un altro punto V. E questo è il secondo aumento, quindi il primo e il secondo. Nel giro successivo andiamo a ripetere l'1 e continuiamo a fare i nostri punti V. Continuiamo fino ad arrivare al prossimo segnapunti e ci vediamo qui per continuare. Allora, arrivati al segnapunti, lo tolgo e faccio il mio aumento, l'aumento 2. Prendo il filo sull'uncinetto, entro nel primo spazietto e faccio un punto V. Maglia alta, catenella, maglia alta, filo sull'uncinetto, entro nella maglia centrale e faccio un altro punto V. Passo nello spazietto, il terzo punto V e ho fatto l'aumento 2. Continuiamo a fare i nostri punti V. Allora, arrivati al marcapunti, tolgo i marcapunti e vado a fare l'aumento. Qui ci sono le maglia alta, catenella, maglia alta, catenella, maglia alta. Entro nel primo spazietto della catenella, faccio un punto V. Prendo il filo sull'uncinetto, passo nella maglia alta centrale e vado a fare il punto V. Passo nello spazietto della catenella e faccio punto V. Dobbiamo alternare l'aumento 1 con l'aumento 2. Continuiamo per tutta la riga, alla fine della riga ci vediamo qui per continuare. Allora, terminata la riga dell'aumento 2, a questo punto dobbiamo andare avanti con i giri, alternando l'aumento 1 con l'aumento 2. Ok? Andiamo a fare la terza riga. Faccio la partenza della terza riga e poi continuate perché il lavoro è sempre uguale, quindi dobbiamo ripetere sempre l'aumento 1 e l'aumento 2. Faccio una catenella e volto il lavoro, vado nella prima maglia e faccio una maglia alta, entro nel punto V e vado a fare il punto V, maglia alta, catenella e maglia alta. Passo nel punto V successivo, punto V, punto V successivo, punto V. Allora continuiamo fino ad arrivare al prossimo aumento,
ad arrivare all'aumento. Quindi arriviamo all'aumento e ci vediamo qui per continuare. Allora, sono arrivata all'aumento, qui ci sono 3 punti V, vedete? Quelli dell'aumento. Entro nel primo punto V e faccio un punto V. Nel punto V centrale vado a fare il mio aumento, faccio maglia alta, catenella, maglia alta, catenella e maglia alta. Passo nel punto V successivo e vado a fare il punto V. Ecco qua. E questo è l'aumento numero 1. Ok? A questo punto dobbiamo andare avanti alternando l'aumento 1 e l'aumento 2 per i giri che ci servono per il nostro sprone, raggiungendo lo scalfo della manica e la nostra circonferenza. La nostra circonferenza è lo scalfo della manica, quindi continuiamo a lavorare i nostri giri fin quando non raggiungiamo la nostra misura e poi ci vediamo qui per continuare. Terminati i miei giri sono arrivata alla circonferenza che volevo io, quindi ho raggiunto i 40 cm alternando naturalmente gli aumenti. Andando avanti a fare l'aumento 1 e l'aumento 2 sono andata avanti per 12 giri e ho raggiunto 40 cm di larghezza, quindi io mi sono fermata, ho raggiunto la mia circonferenza e di scalfo della manica ho raggiunto 16 cm, ok? E ho fatto 12 giri di punti V. A questo punto andiamo a prendere i nostri bottoni e li andiamo a posizionare, quindi uno lo posiziono qui, l'altro lo posiziono da questa parte e uno lo posiziono in basso. Allora, arrivati a questo punto io non ho tagliato il filo perché prima di chiudere la camicetta andiamo a fare gli occhielli per i bottoni, quindi il primo bottone ce l'ho qua, io ho 12 punti V, quindi nel primo metto 1 2 3, nel quarto metto l'altro, tra il quarto e il quinto 1 2 3 4, tra il quarto e il quinto metto il terzo bottone, quindi mi posiziono i bottoni così. Posizionati i nostri bottoni prendiamo degli spilli e andiamo a fare questo lavoro, quindi io metto la prima spilla, la metto qui, la seconda spilla la metto nel secondo bottone e la terza spilla la metto nel terzo bottone, quindi i bottoni devono venire qui, ok? Giro il mio lavoro e vado a lavorare da questa parte. Noi qui abbiamo le maglie alte, io faccio una catenella, prendo il filo sull'uncinetto, entro nella maglia alta e vado a fare una maglia mezza alta. Ogni tanto noi dobbiamo abbassare il lavoro così per vedere se siamo arrivati alla spilla per fare l'occhiello, quindi io qui vedete io sono già arrivata con una maglia alta, quindi vado a fare 3 catenelle, 1 2 e 3 catenelle, prendo il filo sull'uncinetto, rientro di nuovo nella stessa maglia alta perché ogni maglia alta che noi abbiamo qui dobbiamo andare a fare 2 maglie mezze alte, quindi rientro di nuovo e vado a fare una maglia mezza alta, quindi ho finito il primo occhiello, abbiamo fatto il primo occhiello, vedete? E abbiamo fatto il primo occhiello, quindi nella prima spilla corrisponde il primo occhiello e andiamo avanti con le maglie mezze alte fino ad arrivare al prossimo spillo. Quindi qui abbiamo un'altra maglia alta, quindi ogni maglia alta noi dobbiamo andare a fare 2 maglie mezze alte. Vado a fare una, allora una e 2 maglie mezze alte, quindi ogni maglia alta che noi abbiamo sotto dobbiamo andare a fare una maglia mezza alta, 1 e 2. Passiamo nella maglia alta successiva e andiamo a fare 2 maglie mezze alte, una e 2. Quindi ogni tanto andiamo a misurare un'altra maglia alta, facciamo 2 maglie mezze alte, 1 e 2. Qui troviamo un'altra maglia mezza alta, 1 e 2 maglie mezze alte.
ogni maglia alta andiamo a fare 2 maglie mezze alte, quindi intanto andiamo a misurare, ancora mi manca una maglia mezza alta, quindi faccio un'altra maglia mezza alta e mi fermo per fare l'occhiello. Ok, vediamo un po', ecco qua, perfetto, vedete sono arrivata alla spilla, vado a fare 3 catenelle, sono arrivata alla spilla e nella maglia alta ho fatto solamente una maglia mezza alta, quindi devo fare la seconda. Faccio prima le 3 catenelle, 1 2 e 3 catenelle, prendo il filo sull'uncinetto, rientro nella stessa maglia alta perché ho fatto solamente una maglia mezza alta e ne vado a fare un'altra maglia mezza alta. Prendo il filo e chiudo tutte e 3 insieme, tutte le 3 asoline insieme e 3. Ok, misuriamo un po', vediamo, ecco qua, vedete? E questi sono gli occhielli dei bottoni. Andiamo avanti con le maglie mezze alte. Allora, terminati i miei 3 occhielli, a questo punto siamo arrivati qua. Io nell'ultima maglia alta ho fatto le 2 maglie mezze alte. A questo punto dobbiamo andare a fare tutto il bordo, diciamo, del collo, tutto a maglia mezza alta. Io mi trovo qui nell'ultima maglia alta, prendo il filo sull'uncinetto, rientro di nuovo e faccio maglia mezza alta, rientro nuovamente e faccio un'altra maglia mezza alta, quindi 2 maglie mezze alte più i 2 della maglia alta. Prendo il filo sull'uncinetto, vedete che qui ci sono le maglie alte, io entro al centro delle 2 maglie alte, vado a fare maglia mezza alta, filo sull'uncinetto, entro al centro delle maglie mezze alte, dalle maglie alte vado a fare maglia mezza alta, quindi al centro delle 2 maglie alte facciamo una maglia mezza alta, filo sull'uncinetto, tra le 2 maglie alte entro e vado a fare una maglia mezza alta, quindi continuiamo così facendo tutto il giro di maglie mezze alte. Allora continuo con le maglie mezze alte e sono, vedete dove c'è l'aumento, il primo aumento, quindi sono sopra la maglia dell'aumento e vado a fare tranquillamente una maglia mezza alta, così, ecco qua. Quindi continuiamo con le maglie mezze alte, tra le maglie alte andiamo a fare una maglia mezza alta, continuiamo per tutto il giro e ci vediamo alla fine per continuare. Allora, sono arrivata all'ultima maglia alta dall'altra parte dove ho i miei spilli, quindi sono partita da qua facendo i 3 occhielli per il bottone, ho fatto tutto il giro di maglie mezze alte e sono arrivata all'ultima maglia. Qui ho l'ultima maglia, vado a prendere il filo sull'uncinetto, entro nell'ultima maglia e vado a fare maglia mezza alta, rientro di nuovo maglia mezza alta, rientro di nuovo maglia mezza alta, 3 maglie mezze alte, mentre qui ne ho fatte 2 per il punto alto e 1 diciamo per e 2 per girare, quindi 2 per la maglia alta e 2 per girare, mentre qui ne ho fatti 3. Prendo il filo sull'uncinetto, entro nella maglia alta successiva, quindi qui, e vado a fare 2 maglie mezze alte, quindi 1, quindi mi segno, intanto mi segno anche la maglia centrale, la maglia mezza alta centrale, quindi ci segniamo questa e andiamo a lavorare le maglie mezze alte, quindi ogni maglia alta che noi abbiamo andiamo a fare 2 maglie mezze alte. Quindi continuiamo e ci vediamo alla fine.
Allora, terminate il giro di maglie mezze alte, a questo punto ritorniamo indietro fino al marcapunti, alla prima, diciamo, alla maglia centrale dove noi abbiamo messo il marcapunti nella maglia centrale. Dobbiamo andare a fare 1,5 cm, 2 centimetri di bordino in questa parte solamente della nostra camicetta. Quindi andiamo a fare una catenella e voltiamo il lavoro, volto il lavoro e vado a fare tutte maglie mezze alte. Quindi le maglie come si presentano, andiamo a lavorare le maglie mezze alte, andiamo a fare giri di andata e ritorno per questo pezzettino di lavoro, andiamo a fare giri di andata e ritorno 1,5 cm, 2 centimetri e poi ci vediamo qui per continuare. Terminato il mio bordino, vedete ho fatto 2 centimetri di bordino, a questo punto andiamo a piegare il nostro lavoro così, quindi deve venire, vedete, gli occhielli devono venire sopra il nostro bordino. A questo punto dobbiamo unire lo scalfo della manica e il nostro centro, quindi dobbiamo andare ad unire, a chiudere questo pezzettino del centro e lo scalfo della manica. Quindi a questo punto dobbiamo andare ad unire dobbiamo unire lo scalfo della manica e dobbiamo unire anche questa parte, la parte diciamo centrale della nostra camicetta. Con un marcapunti io vado nel punto V, nell'ultimo punto V che io ho fatto, ed è questo, ravvicino un pochettino, ok. Allora l'ultimo punto V che io ho fatto, quindi c'è la maglia alta e il punto V. L'ultimo punto che ho fatto io è questo, quindi prendo l'ultima maglia del punto V, ecco qua, prendo sia da una parte che dall'altra. L'ultimo punto V che ho fatto da questa parte è questo, quindi prendo l'ultima maglia del punto V e li vado ad unire così, metto un marcapunti e li vado ad unire così. Quindi questo verrà cucito sempre con l'uncinetto e fino a questo punto, dopodiché apriremo questa parte e lavoreremo diciamo le maglie alte da questa parte, quindi questo deve stare aperto fino a qua, lo chiudiamo dove c'è il marcapunti, dopodiché andiamo a lavorare le maglie alte. Quindi andiamo ad unire lo sprone, giro il mio lavoro e parto da un punto V qualsiasi, quindi partiamo da qua, faccio maglia bassa e 2 catenelle che valgono come prima maglia alta, rientro di nuovo nello stesso punto e vado a fare 2 maglie alte, quindi ogni punto V andiamo a fare 3 maglie alte. Prendo il filo sull'uncinetto, passo nel punto V successivo e faccio 3 maglie alte, 1, 2 e 3 maglie alte. Prendo il filo sull'uncinetto, passo nel punto V successivo, altre 3 maglie alte, 1, 2 e 3 maglie alte. Quindi continuiamo, ogni punto V andiamo a fare 3 maglie alte, 2 e 3 maglie alte, punto V successivo, 3 maglie alte, 1, 2 e 3 maglie alte. Passiamo nel punto V, c'è quello del centro, diciamo quello dell'aumento sarebbe questo qua, entriamo e qui andiamo a fare una maglia alta, ok. Prendo il filo sull'uncinetto, passo dall'altra parte e vado nel punto V centrale, quindi sarebbe questo qui. Passo in questo punto V e vado a fare una maglia alta, prendo il filo sull'uncinetto, passo nel punto V successivo, 3 maglie alte, 1, 2 e 3 maglie alte e continuo, ogni punto V andiamo a fare 3 maglie alte, 1, 2 e 3 maglie alte. Qui c'è un altro punto V, andiamo a fare 3 maglie alte. Allora a questo punto sono arrivata alla parte centrale della mia camicetta, dobbiamo andare ad unire questa parte, mi rimangono gli ultimi 2 punti V da lavorare.
quindi ho lavorato il punto V con 3 maglie alte e mi rimangono 1 e 2 da lavorare. Quindi che cosa faccio? Qui noi abbiamo le maglie mezze alte e qui abbiamo l'ultima maglia alta che noi abbiamo fatto, quindi abbiamo fatto maglia alte punto V, quindi un punto V lo andiamo a lavorare nelle maglie mezze alte, un punto V lo andiamo a lavorare in questa maglia alta, quindi l'appoggio così, quindi ho 1 e 2 punti V, prendo il filo sull'uncinetto, entro nel punto V, entro sia nel punto V che nel bordino di sotto e faccio 3 maglie alte, 1, 2 e 3 maglie alte. Quindi abbiamo unito il bordino di sotto con il pezzo di sopra. A questo punto andiamo a lavorare l'ultimo punto V con la maglia alta, con questa maglia alta, quindi abbiamo maglia alta e punto V, andiamo a lavorare su questa maglia alta, quindi entro nel punto V e poi entro nella maglia alta, qui entro nella maglia alta, sia nella maglia alta che nel punto V, e vado a lavorare 3 maglie alte, 1, 2 e 3 maglie alte. Ok, e abbiamo unito il bordino, l'abbiamo unito al pezzo di sopra. Prendo il filo sull'uncinetto, entro nel punto V successivo qui e vado a fare 3 maglie alte, 1, 2 e 3 maglie alte, punto V successivo, 3 maglie alte, quindi continuiamo fino ad arrivare al prossimo aumento per unire l'altra metà e poi ci vediamo qui per continuare. Arrivati all'ultimo punto V vado a prendere il filo sull'uncinetto, entro nel punto V, vado a fare una maglia alta, prendo il filo sull'uncinetto, passo dall'altra parte, entro nel punto V centrale e vado a fare una maglia alta, e così abbiamo unito anche l'altro scalfo della manica. Continuiamo con le maglie alte dentro il punto V, quindi passiamo nel punto V e andiamo a fare 3 maglie alte, 1, 2 e 3 maglie alte, passo nel punto V successivo, 3 maglie alte, 2 e 3 maglie alte, continuiamo per tutta la riga e ci vediamo alla fine per continuare. Allora, sono arrivata alla fine, ho fatto l'ultimo punto V, le 3 maglie alte dentro il punto V, mi vado a chiudere nella catenella iniziale, entro con una maglia bassissima e faccio una maglia bassissima. Allora, con delle maglie bassissime ci spostiamo al centro dei gruppetti di 3 maglie alte, mi sposto qui al centro, qui vado a fare, qui mi alzo con 3 catenelle, 1, 2 e 3 catenelle che valgono come prima maglia alta, e vado a fare altre 2 maglie alte, 1 e 2 maglie alte, prendo il filo sull'uncinetto, mi sposto nello spazietto tra i gruppetti di maglie alte e vado a fare 3 maglie alte, 1, 2 e 3 maglie alte, gruppetto successivo, quindi nello spazietto che si forma tra le maglie alte, gruppetti di maglie alte, vado a fare 3 maglie alte, 1, 2 e 3 maglie alte, spazietto successivo, 3 maglie alte, 1, 2 e 3 maglie alte. Qui abbiamo il gruppetto di 3 maglie alte, poi c'è la maglia alta, quindi maglia alta, gruppetto al centro, proprio al centro vado a fare 3 maglie alte, 1, 2 e 3 maglie alte, così. Prendo il filo sull'uncinetto, vado nello spazietto successivo e vado a fare 3 maglie alte, 1, 2 e 3 maglie alte. Continuiamo fino ad arrivare all'altra metà e poi ci vediamo qui per continuare. Allora, sono arrivata allo scalfo della manica,
ho fatto le 3 maglie alte nell'ultimo spazietto, prendo il filo sull'uncinetto, entro in questo spazio e vado a fare 3 maglie alte, 1, 2 e 3 maglie alte, spazietto successivo 3 maglie alte, 1, 2 e 3 maglie alte. Qui continuiamo fino ad arrivare alla fine e poi ci vediamo qui per continuare. Allora, terminato il giro, ho fatto le ultime 3 maglie alte nello spazietto, mi vado a chiudere nella terza catenella iniziale con una maglia bassissima. Con delle maglie bassissime ci spostiamo nello spazietto qui subito dopo. Allora, a questo punto dobbiamo andare avanti in lunghezza. Lavoriamo i giri che ci servono e poi alla fine ci vediamo qui per attaccare i bottoni. Allora, terminati i giri che mi servivano, dopo aver chiuso lo scarfo della manica sono andata avanti per 30 cm, quindi dalla spalla a giù io mi ritrovo con 45 cm. A questo punto andiamo ad attaccare i bottoni. Io già 2 li ho attaccati, il terzo lo faremo insieme. Nel frattempo mi sono portata avanti il lavoro facendo una manica, quindi ho ripreso il punto V facendo 10 giri nella manica. L'11° giro, il punto V è maglia alta, catenella, maglia alta, l'11° giro ho tolto la catenella e ho fatto 2 maglie alte ogni punto V, va bene? Quindi ho fatto 10 giri di manica, l'ultimo giro l'ho fatto di 2 maglie alte togliendo la catenella. A questo punto andiamo a mettere il terzo bottone. Allora andiamo ad attaccare il bottone, entriamo nel punto V, prendo il bottone, facciamo un nodino e poi andiamo a nascondere i fili. Qui facciamo un nodino così magari lento, non proprio stretto. Questo lo tagliamo e poi andiamo a nascondere i fili. Ok, questi sono i bottoni. Perfetto. Guardate che belli questi bottoni, sono bottoni artigianali. Questi li trovate sul sito, giù in descrizione vi metto tutti i link dei materiali che sto usando, dei bottoni, dei marcapunti e del filato. A questo punto occupiamoci della manica. Io vi ricordo che nella manica ho fatto 10 giri di punto V e l'ultimo giro l'ho fatto, l'11° giro l'ho fatto di maglie alte. Ogni punto V ho fatto 2 maglie alte togliendo la catenella. Allora faccio un nodino e entro in questo punto, quindi prendo il filo e faccio maglia alta e faccio maglia bassa, 1, 2, 3 catenelle, 2 valgono come la prima maglia alta e una di separazione. Prendo il filo sull'uncinetto, rientro e vado a fare un'altra maglia alta, quindi il primo punto V, quindi il primo punto V. Passiamo nello spazietto successivo, andiamo a fare un altro punto V, quindi maglia alta, catenella e maglia alta. E adesso il lavoro è facilissimo perché qui troviamo i punti V, quindi ogni punto V andiamo a fare un punto V, entriamo e facciamo un punto V, qui abbiamo un altro punto V, entriamo e facciamo punto V, ogni punto V andiamo a fare un punto V, punto V, andiamo a fare punto V,
catenella e maglia alta. Prendo il filo sull'uncinetto, entro nel punto V e faccio un punto V. Quindi continuiamo per tutta la riga, per tutto il giro, facendo i punti V su punto V. Quindi completiamo tutto il giro e poi ci vediamo qui per continuare. Allora, arrivati alla fine mi vado a chiudere e con una maglia bassissima nella seconda catenella, quindi maglia bassa, catenella, catenella, mi vado a chiudere nella seconda catenella con una maglia bassissima. Con una maglia bassissima mi sposto dentro il punto V. Con una maglia bassissima faccio 3 catenelle che valgono come prima maglia alta e una di separazione. Prendo il filo sull'uncinetto, rientro e vado a fare il primo punto V e continuo a fare punto V su punto V. Allora, qui è un lavoro che praticamente dobbiamo andare avanti con i giri. Io nel mio caso ho fatto 10 giri di punti V, quindi sono andata avanti sempre a punto V per 10 giri. L'undicesimo giro a posto di fare maglia alta, catenella, maglia alta, ho fatto semplicemente 2 maglie alte dentro ogni punto V, quindi dobbiamo togliere la catenella, quindi togliamo la catenella e andiamo a fare 2 maglie alte dentro il punto V. A questo punto il mio lavoro finisce qui, quindi andate avanti con i giri nell'altra manica, completiamo l'altra manica e il nostro progettino è terminato. Quindi non mi resta altro che salutarvi e darvi appuntamento al prossimo tutorial. Se non volete perdere il prossimo tutorial, iscrivetevi al mio canale e attivate la campanellina. Io vi rinnovo l'invito ad iscrivervi al mio gruppo Facebook Dolce Vita Crochet per condividere la nostra passione. Un saluto a tutti e un bacio, alla prossima.